Nel primo episodio da Tenerife abbiamo esplorato l'incredibile terra dei surfisti, ma in questo secondo capitolo ci spingiamo ancora oltre. Visiteremo il maestoso parco nazionale del vulcano Teide. Quello che però non potevamo immaginare è che un imprevisto incredibile ci stava aspettando dietro l'angolo. Abbiamo provato a gonfiare la gomma, però scendeva rapidamente, quindi probabilmente è forata. Benvenuti in questo nuovo daily vlog, giorno numero 2 qui a Tenerife. Oggi andremo a esplorare il Parco Nazionale del Teide e andremo a visitare i punti di interesse più importanti. Il tour di oggi sarà un salire sempre più verso il Teide e la cosa che mi aspetto di più man mano che saliamo è il fatto che il paesaggio cambierà di volta in volta. Siamo partiti da 21, ora ci troviamo già a 16 gradi. All'orizzonte non si riesce a vedere dove finisce l'oceano e dove inizia il cielo, assurdo. Ci troviamo nel paese di Vila Flor ed è l'ultimo paese prima di arrivare alla funivia del Teide. Qui ci sono un po' di bar, ristorantini. Siamo a 1400 metri d'altitudine, la temperatura è scesa di circa 7 gradi e man mano che saliremo farà sempre più freddo. Quindi ora ho messo la felpa e dopodiché dovrò mettere il giubbotto. E sembra tutto chiuso. Vediamo se riusciamo a trovare un bar per un caffettino, perché ci starebbe. Assaggiamo il caffè di Vila Flor. Non male. Wow! Siamo a El Pino Gordo, alto 45 metri, età stimata 700-800 anni. È il pino più anziano di tutta l'isola. Che razza di tronco. Vai, mettiti lì. Non ho mai visto un pino così gigante. Incredibile. Pazzesco. Poi ha dei fori. Potrebbero essere dei nidi di qualche uccello. Sopra ci sono altri 3 tronchi giganteschi che sembrano altri 3 alberi a sé stanti. Terzo vulcano più alto al mondo, il Teide, che complessivamente raggiunge i 7500 metri e in altitudine dal livello del mare è a 3700 metri. 2100 metri di altitudine. Di che stiamo parlando? Scusa. Qua sembra più Texas. Arizona? Direzione El Teide. Di cosa stiamo parlando? Quella è la vetta del Teide. Quella è la funivia che ti porta quasi fino alla cima. Giornata a dir poco fantastica, quindi è ora del pranzettino homemade, dopodiché proseguiremo e faremo le varie tappe panoramiche, qualche piccola escursione in questo posto assurdo. Come avete visto questa mattina ci siamo portati delle tortilla con dentro del formaggio proteico, del queso light, poi del pomodoro, poi una l'ho fatta col pomodoro, tonno e guacamole e quindi pranzeremo con questa cibaria. Guarda lo stacco che c'è tra la vegetazione brulla e dopodiché ti trovi quasi delle piccole colline di lava. Che rocce! Carboni, guarda. Ce ne quanti ne vuoi? Che strano però. È roccia lavica. No, ma la cosa assurda sono tutte queste forme
là in fondo c'è anche tipo una roccia con una palla sopra di roccia. Paesaggio veramente straordinario. Le flor. C'è molto da dire, però è difficile anche trasmettere le emozioni che si provano quando si entra in un paesaggio che non si è mai visto prima. La prima volta in questo tipo di paesaggio vulcanico, potrei dire qualsiasi tipo di aggettivo, straordinario, incredibile, però anche dalle immagini non si riesce a trasmettere il 100% di quello che si sta vedendo realmente. Però spero che un minimo riesca a darvelo attraverso questi video. Questo punto è il Mirador de Boca Toche e nota veramente positiva, ci sono i bagni completamente gratuiti, puliti e con anche carta. Da non perdere il punto panoramico di Roques de Garcia, molto turistico certo, però qui ti offre veramente delle rocce fuori dal normale. Ci troviamo a più di 2000 metri, però oggi con una giornata spettacolare, non fa freddo, si sta benissimo in felpa, giornata incredibile veramente, e posto incredibile, la Valle di Mordor. Quella roccia stranissima si chiama Roque Sincado. Si possono vedere tutte le stratificazioni con colori diversi e anche rocce diverse, immagino. Siamo su Breaking Bad. Andiamo a cucinare. Sembra di stare in Arizona, in Texas. Il paesaggio è molto simile. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down. E la cosa interessante è che tutto questo parco è gratuito e al giorno d'oggi non è una cosa da sottovalutare. Parcheggio completamente gratuito, servizi gratuiti, ingresso gratuito. Un esempio molto famoso, le tre cime di Lavaredo, solamente per salire ti chiedono un ticket di 20 o più euro, quindi la cosa diventa... Siamo all'interno del Museo Nazionale del Parco e anche questo è gratuito. Siamo alla funicolare che ti porta proprio sotto il picco del Teide. Questo è il punto più alto che si può raggiungere in auto, dopodiché le alternative sono prendere la funicolare oppure farsi qualche sentiero a piedi e arrivare fino in cima. Però per farlo bisogna avere tutti i permessi necessari. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Arrivi in un altro posto, in un altro punto panoramico, cioè rimani senza parole, incredibile. Cioè percorri la strada ogni 5 minuti, ti fermi e vedi un paesaggio completamente diverso. Non so. Qui siamo a Minas de San José e è un deserto. Questo è? Il deserto più grande di Tenerife. A chi piace l'esplorazione qui c'è tanto materiale, ci sono tanti bei posticini. Solo qui, non so, per vederlo tutto non so quante ore ci vogliono. Non sembrava dalla strada ma è veramente molto grande. 20 giorni fa ha nevicato qui sul Teide, c'è qualche residuo di neve ghiacciata. Che cos'è che ti colpisce di più di questo luogo? I colori e anche il fatto che non ci siano praticamente alberi o animali, quasi nulla, solo dei piccoli cespugli che si sono adattati al clima. Vero, non abbiamo visto ancora nessun tipo di animale, lucertola, nulla, anche pochissimi uccelli, e per me la cosa che mi stupisce di più è la vastità.
La bellissima giornata stava giungendo al termine, ignari dell'imprevisto, proprio dietro l'angolo. Piccolo problemino, l'auto segna che c'è una gomma a sgonfio, visto che è abbastanza a terra. La nostra auto era dotata di un piccolissimo compressore portatile, quindi l'abbiamo collegato all'accendisigari e abbiamo iniziato a gonfiare la ruota palesemente più sgonfia delle altre. Il tempo a nostra disposizione era pochissimo. Il tramonto stava arrivando, il buio e il freddo sarebbero arrivati in pochissimo tempo. Ci trovavamo a 2500 metri sotto la cima del vulcano Teide a Tenerife e non credo che qualcuno sarebbe venuto a prenderci lassù. Quindi la strategia che abbiamo attuato è stata quella di iniziare a provare a scendere molto ma molto piano, ogni tanto fermandoci per monitorare lo stato del pneumatico, sperando che quantomeno tenesse fino alla nostra discesa. Ci volevano 2 ore per tornare a El Médano, il paese del nostro alloggio. Poteva succedere qualsiasi cosa, visto che sarebbero state 2 ore di curve. Abbiamo provato a gonfiare la gomma, però scendeva rapidamente, quindi probabilmente è forata. Adesso ci siamo fermati in un altro distributore, proviamo a rigonfiarla e in qualche modo arrivare all'aeroporto e vedere che ci diranno. Gonfierà? Abbiamo riportato l'auto dal nostro noleggiatore, è assurdo. Abbiamo lasciato l'auto, abbiamo spiegato un po' il problema, non l'hanno nemmeno guardata e ci hanno dato un'ulteriore auto nuova da usare. Quindi praticamente con loro abbiamo cambiato 3 auto, di cui una non l'abbiamo nemmeno accesa perché i pneumatici erano follemente usurati. La seconda l'abbiamo usata un giorno e mezzo, poi il pneumatico se n'è andato un po' a quel paese, probabilmente è forato perché abbiamo provato a gonfiarlo 2 volte in 2 distributori diversi. Ed ora abbiamo la terza auto. Direi che per questo daily vlog è tutto e ci vediamo domani in un nuovissimo daily vlog da Tenerife. Da Jack passo e chiudo. È a 2.3 adesso. Nel prossimo episodio. L'isola è stata invasa da un turismo di massa. In questo video vi porterò con me a scoprire il lato oscuro di Tenerife. Stiamo per entrare in una delle baraccopoli più grandi di Tenerife. Non è che possono venire a aprire kebaberia, arricchirsi. Gli abitanti di queste città si sono trovati ad avere dei prezzi degli affitti molto più alti, si parla anche del 100% in più nel giro di pochissimo tempo, con uno stipendio che è rimasto il medesimo, con una difficoltà totale nel trovare appunto un posto dove vivere.